E benvenuti in questo nuovo video prepartita di Spezia Venezia. Ragazzi, è la finale, speriamo la prima e ultima finale, perché eventualmente ce ne sarebbe un'altra, però di fatto domani è la partita decisiva. Volendo, tutti i discorsi che vogliamo possono finire già domani. Come sentite, andrò a fare questo prepartita un po' conciato male, nel senso che è stata una settimana un po' difficile dal punto di vista influenzale, quindi capitemi un attimo se, perdonatemi più che altro un attimo se mi sentirete un po' così, però comunque andiamo comunque a fare il solito prepartita, vedendo un attimo le probabili formazioni, informazioni anche tattiche, qua sono davvero molto interessanti sulla squadra che andremo a affrontare e appunto qualcosina su come affrontarla, visto il loro atteggiamento, compresa la partita delle altre e il mio pronostico alla fine di tutto. Quindi andrei direttamente perché comunque è inutile che vi sottolinei l'importanza del match, quanto conti vincere domani l'unica partita, potenzialmente l'ultima partita da vincere perché poi finirebbero tutti i discorsi. Però appunto andiamo. Prima di iniziare ti ricordiamo che questo video contiene interruzioni pubblicitarie. Se vuoi vederlo senza pubblicità e al contempo sostenerci, puoi abbonarti a solo 1,99 € diventando così un leone del canale. Con l'abbonamento potrai guardare tutti i video già pubblicati, oltre ovviamente ai nuovi video, senza interruzioni pubblicitarie, vedere il video pagella in esclusiva poche ore dopo la partita, essere protagonista nel video settimanale Parola ai Leoni. In descrizione trovi il link per abbonarti e la playlist con tutti i contenuti senza pubblicità. Andiamo subito alle formazioni, partiamo ovviamente da noi come al solito. Stankovic in porta, Shintiene, Svoboda e Franic, ovviamente Franic perché da quanto ho capito l'infortunio di Sverko è abbastanza pesante, comunque da quanto ha detto Stroppa sembra che lo terrà fuori un po' più del previsto, quindi è probabile che continui a giocare Franic, ma tra l'altro secondo me ha fatto una buonissima prestazione, culminata poi con l'assist per il primo gol di Adorante che sblocca la gara, quindi devo dire il ragazzo mi sembra in forma. A centrocampo ovviamente andiamo sui soliti, Enoki, che Perez, Busio, Dumbia e Aps. In attacco Yeboah, Adorante. Tra l'altro Eno e Adorante sono diffidati, quindi eventualmente non andasse bene domani, se prendono giallo sono squalificati la prossima, quindi attenzione, attenzione. Ecco, però speriamo non serva, si prendono il giallo e vanno, vanno in tribuna a festeggiare, a star sereni, insomma, a star seduti. Loro che hanno giocato anche davvero, davvero praticamente sempre, quindi se lo meriterebbero pure una giornata un po' così. Arriviamo un attimo allo Spezia, tornando alle cose serie. Gioca un 3-5-2, la formazione di D'Angelo. Metto l'ultima formazione che hanno avuto contro il Catanzaro, poi non so se sarà esattamente quella. Mascardi in porta, Matteo, che ci ricordiamo bene, Bonfanti e Aurelio. Al posto di Bonfanti ci doveva essere Risto, ma appunto è squalificato, quindi per somma di munizioni, quindi non ci sarà anche lui altro nostro ex. Ho messo Bonfanti perché in teoria insomma un po' visto velocemente per caratteristiche anche fisiche soprattutto e per ruolo chiaramente mi sembra quello più adatto a sostituirlo. Quindi difesa, la ricapitolo un attimo: Matteo, Bonfanti e Aurelio. A centrocampo Sernicola, Comotto, Nagy, Valotti e Beruatto. E in attacco Di Serio e la Padula. Andiamo a dire due informazioni su questo Spezia. L'allenatore è Luca D'Angelo, che è tornato a fine marzo, è subentrato a Donadoni che aveva preso proprio il suo posto, tra l'altro. Cioè Luca D'Angelo è partito in sella alla panchina dello Spezia, aveva fatto anche tra l'altro molto bene la stagione prima, erano arrivati, se non erro, in finale playoff, quindi sicuramente partiva con altre aspettative per questa stagione. È stato esonerato ed è tornato appunto, gli è stato riaffidato l'incarico a fine marzo dopo averlo esonerato. E quindi a questo punto si trovano all'ultimo posto in classifica, a 33 punti, però è un ultimo in classifica un po' particolare, nel senso che sono ad un solo punto dalla zona play-out, e quindi hanno diciamo delle carte da giocarsi, non è una ultima in classifica spacciata, ecco, quindi attenzione. Vengono però dalla sconfitta appunto, come vi accennavo prima, contro il Catanzaro per 4-2, prima però erano riusciti un attimo a rianimarsi
con una bella vittoria, una vittoria per 6-1 addirittura contro il Sud Tirol. Però al di là di quello, anche guardando semplicemente un po' le partite precedenti a quella vittoria non della scorsa giornata, ma di quella prima, è una squadra oggettivamente, per la classifica, non è che serve un grande analista per sottolinearlo, è una squadra in grandissima difficoltà, che però appunto calma, non è ancora spacciata e può ancora sperare nella salvezza, almeno, cioè non diretta, ma almeno tramite play-out, assolutamente sì, sono a un punto e quindi sicuramente non ci lasceranno campo libero, questo datelo per certo. A livello di gioco, appunto come vi dicevo prima, giocano un 3-5-2, in fase di possesso sono un po' diversi dalle tipiche squadre che vi ho un po' descritto nell'arco di questa stagione, da quando ho ricominciato a fare un po' i pre-partita, le squadre soprattutto di bassa classifica di Serie B o comunque parte destra della classifica di Serie B che sono abbastanza tendiste, ci aspettano, ci lasciano fare il nostro gioco e aspettano e cercano di ripartire, di farci male prima che ci ricompattiamo un attimo, no? Quindi di andare in transizione e sfruttare quel tipo di giocata lì, piuttosto che venirci a aggredire e altro. Lo Spezia invece in fase di non possesso, appunto, tiene un blocco non basso, ma un blocco medio e a volte addirittura medio-alto, proprio a differenza delle squadre un po' più attendiste che abbiamo affrontato anche ultimamente. Pensiamo semplicemente allo stesso Empoli della scorsa partita. Quindi a tratti, proprio per questo blocco medio, talvolta anche medio-alto, a tratti in maniera situazionale, non sarà un pressing costante, sa comunque andare in pressione sulla prima costruzione avversaria. Perché D'Angelo diciamo che preferisce non far schiacciare la propria squadra dietro, se può, se riesce. Spesso li ho visto fare, rivedendo un minimo la partita contro il Catanzaro, anche una buona regressione palla una volta persa. Quindi sicuramente un atteggiamento aggressivo, non rinunciatario, non attendista. Poi ovviamente c'è il fattore della ricerca della compattezza centrale con linee belle strette tra i reparti, però non è appunto, come dicevo prima, non ha atteggiamento attendista come un Empoli. Cerca invece di stare addosso ai portatori palla per possibilmente sporcare il gioco avversario e la mettono molto, se possono, sul duello anche fisico. Quindi sicuramente, come avrete capito un po' da questa descrizione, non è una squadra facile da affrontare, è una squadra tignosa, fastidiosa per questo atteggiamento aggressivo di fatto. Eh, Poi non è che dico che non ci saranno momenti dove staranno anche loro un po' più in attesa e non ci presseranno, anzi ci saranno sicuramente. Però aspettiamoci, ecco, questo ve lo sottolineo, aspettiamoci che nei momenti del match precisi magari ci vengano a pressare, siano un po' più aggressivi. Ecco, quindi un po' questa è la fase di non possesso di questo Spezia. Sicuramente abbastanza particolare e inusuale, ecco, per il tipo di squadre che abbiamo affrontato nella parte almeno destra della classifica di Serie B. Quindi sicuramente interessante. A livello di fase di possesso, invece, ovviamente il possesso comincia quando recuperi palla, quindi sono pericolosi, cercano di essere molto pericolosi in transizione con la ricerca rapida della verticalizzazione sulle punte poi che possono innescare gli inserimenti o delle mezzali o degli esterni. A livello appunto di possesso, un possesso poco elaborato, diciamo, poca costruzione dal basso e vanno più diretti con l'utilizzo anche del lancio lungo tranquillamente per trovare la punta, per trovare la profondità. Soluzione del cross molto, molto usata, soprattutto con gli esterni. Giochiamo noi e giocano loro un 3-5-2. Ricerca del quinto, come in qualsiasi 3-5-2 che si rispetti. Quinto intendo ovviamente l'esterno dalla parte opposta del campo dalla quale si sta crossando, quindi cross, ricerca del quinto, portano tanti uomini ad attaccare comunque in area, soprattutto in questo tipo di situazioni, da cross, le due punte ovviamente, possibilmente magari le due mezzali e appunto il quinto, l'esterno opposto. Comunque, almeno
li ho sempre visto fare, almeno portare almeno 3-4 uomini sempre in area in questo tipo di situazioni. Magari toglici via una mezzala e ne rimangono 4, 3-4. Comunque in questo tipo di situazioni possono far male, diciamo, è prerogativa del 3-5-2 fare questo tipo di giocata. Boh, descritta così, insomma, sembra la squadra, una delle squadre in lizza per la promozione in Serie A. In realtà, però, appunto, ha un atteggiamento sicuramente interessante, aggressivo, a tratti comunque anche moderno per atteggiamento, però ha dei grossi limiti questa squadra qui. Per me il principale problema in questo caso qui di questo Spezia è che è una squadra fragile difensivamente. Parlano i numeri, la terza peggior difesa del campionato. Basta vedere un po' la partita contro il Catanzaro e ti rendi conto che prende gol veramente in maniera un po' troppo semplice, sembra quasi un po' addirittura tra le nuvole. Questo non è un dato statistico, ma è una percezione che hai alla vista perché hanno veramente disattenzioni belle pesanti, dico. Ti lascia queste sensazioni qui. Come vi dicevo prima, poi ti vengono a pressare in maniera situazionale, quindi a volte. E in quelle situazioni in cui pressano, possono però prestare il fianco e se riesci a uscire o palla a terra o con un lancio lungo fatto bene o con un cambio gioco fatto bene, lì che sì che si aprono spazi importanti da attaccare e a quel punto poi già sono vulnerabili di loro, diventano ancora più vulnerabili. Poi, come vi ho detto all'inizio proprio di questa analisi tattica dello Spezia, non è un blocco basso come tanti, o un blocco medio, medio-basso, come abbiamo visto ultimamente, o pensate all'Empoli, no? Questa gestione con la linea difensiva, col blocco medio, talvolta medio-alto, a volte non è sempre eccelsa, parlano i numeri. Quindi da quel punto di vista lì sono super attaccabili sulla profondità in particolare, tenendo questo blocco medio, a volte medio-alto, ed è una cosa che sappiamo fare molto bene. Non solo quella, sappiamo fare bene molte cose grazie alla nostra organizzazione di gioco che ci ha dato Stroppa, però comunque l'attacco alla profondità sarà sicuramente un fattore se decideranno di avere questo tipo di atteggiamento che hanno di solito. Ehm, Dico attenzione però perché non è una squadra che tu dici ultima in classifica, chissà che squadraccia è. In realtà non è una brutta squadra, non è una squadra scarsa sulla carta. Ha diverse individualità molto interessanti, magari non tutte di proprietà, però comunque sono giocatori assolutamente interessanti, al di là appunto di quel che dica la classifica. Quindi andiamoci coi piedi di piombo alla Spezia, perché non sarà una partita semplice. Vado un attimo agli altri campi, perché ci sarà appunto, giocheremo innanzitutto tutte insieme in contemporanea, come saprete già, domani alle 15. Ci sarà Mantova-Monza, Juve Stabia e Frosinone, quindi giochiamo di fatto tutte in trasferta, come dicevo un po' in parole Leoni, e stiamo a vedere cosa arriva da lì, però appunto non mi dilungo troppo su questo, vado direttamente al mio pronostico, che però dico alla fine di questo video, dico prima le ragioni del mio pronostico, appunto. Allora, innanzitutto, noi ci giochiamo la vita, ma si gioca la vita anche loro, perché di fatto sono lì e una sconfitta vorrebbe magari anche certificare il fatto che sono ufficialmente retrocessi. Quindi, appunto, non c'è altro da dire che si giocano la vita anche loro, quindi anche semplicemente per questo fattore non sarà una passeggiata per niente. È una squadra non facile da affrontare proprio per, come vi dicevo, questo atteggiamento anche aggressivo, ostico, tignoso, fastidioso, questo atteggiamento quindi che hanno in campo, e per questo dico non sarà una partita facile, al di là di quello che dica la classifica prima contro ultima. Sì, però vi ricordo che siamo comunque in Serie B e in Serie B questi discorsi qua si possono fare, sì, ma relativamente devi stare veramente attento. La sorpresa è dietro l'angolo e non per modo di dire. Però dico anche che con il nostro gioco, abbinato alle nostre individualità, come abbiamo sempre fatto finora, siamo quasi sempre riusciti a superare ogni ostacolo. Quindi dico lo stesso che vinciamo, ovviamente,
però non dico che sarà una passeggiata, non dico che sarà una partita in discesa, dico che vinceremo ma non con un grande scarto. Sarà una partita appunto, secondo me, spero che non sia così, però la vedo un po' così onestamente, sarà una partita tirata anche appunto semplicemente vista l'importanza vitale che ha per entrambe le squadre. Quindi il pronostico mio è 1-2 per noi. 1-2, un gol riescono a farlo. Magari ho anche avuto la sensazione che potessero andare loro in vantaggio. Pensate un po', però boh, è una mia sensazione qui, non c'è nulla di analitico, totalmente sensazione. Però comunque questo, insomma, questo è il mio pronostico, questa è la mia analisi della partita, soprattutto relativa all'avversario che andremo a affrontare, quindi andiamoci cauti, non è fatta, bisogna conquistarsela, spero che sia un po' più in discesa rispetto a quanto ho descritto qui, magari riusciamo a sbloccarla subito, loro vanno subito in down, no? Anche vista la situazione, cioè sono fragili difensivamente, di conseguenza se prendono gol o comunque gli fai subito capire chi comanda, possono andare in down anche dal punto di vista mentale. Quindi sicuramente spero sia una partita un po' più in discesa di come l'ho pronosticata, però stiamo a vedere. Vi invito voi a fare il vostro pronostico, se volete, se non siete troppo scaramantici. Effettivamente qua capirei comunque. Vabbè, io il pronostico ve l'ho promesso da quando ho cominciato questo format, quindi continuo a dirvelo. E questa è la mia analisi, fatemi sapere cosa ne pensate, se siete d'accordo, vi è interessato o meno. Vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fino a qui, per il vostro sostegno e sempre Forza Venezia e sempre Forza Unione. Andiamo a prenderci, conquistiamola.